Buongiorno amici del canale! Buongiorno. Allora, abbiamo chiuso con te e ovviamente riapriamo con te. Questa è una bella tela che ieri abbiamo appunto colorato io e Emma con due belle mani di Dark Sand Wall. Abbiamo fatto vedere come sistemare tutti i casini che c'erano in questa stanza, perché trattamento antimuffa, diverse stuccature, quindi dei dislivelli poi carteggiati, un azzurro che non si toglieva, un disastro. Con due mani di Magic Wall abbiamo assolutamente tolto tutto. Quindi ora tu hai una bella tela pura, pulita, pronta. Tocca a me. Sì, e devi finire anche in giornata, perché stasera sei con me su Castellamonte per fare anche la diretta. Sì. Mi raccomando. Questa sera cosa ci vai a vedere? Questa sera sorpresa? Possiamo fare una sorpresa, scusa? Sono dei fiori, me l'ha già detto, sono fiori. Quindi oggi qua vedrete una cosa molto molto moderna. Ci siamo già ispirati nel voler svecchiare questa stanzetta e farla diventare molto molto più moderna alla prova proprio per un ragazzo, una ragazza. Sì. E invece stasera lo vedrete con tutt'altro progetto. Perché? Perché lui è molto molto versatile. Anche quando fa i corsi, diciamo che insegna tantissime tecniche di decorazione e possono essere più moderne, diciamo magari anche più forti o anche più classiche morbide. E non faccio solo teschi. Beh, ognuno di noi ha una prevalente, no? Sì. Io per esempio amo il country chic, lo adoro, per me potrebbe essere tutto carteggiato e country, anche molto slavato, molto rovinato, e invece tu hai un tuo stimolo. Una vena dark, però ultimamente ho fatto anche degli ulivi, ho fatto dei paesaggi. Io aspetto sempre che su una parete tu mi faccia un bel albero di limoni e magari anche un mandarino vicino, però vabbè, devi lavorarci. Dai. Comunque, partiamo, io me ne vado perché fra un po' farò vedere anche voi come va avanti la camera, devo ancora finire la scrivania, devo finire il mobile, armadio, i comodini. Io vado avanti con tutto quello che è l'arredamento e Alex mi fa vedere come fare questo bel murales. Voglio vedere che lo copiate, quindi guardate bene tutto quello che combina, dovete copiarlo. A dopo? Grazie. Lavoro. Grazie mille. Oggi faremo una parete molto grafica, quindi seguite tutti i passaggi e sicuramente verrà una cosa bellissima. Innanzitutto bisogna fare delle linee molto precise. Uso un pennellino che è il numero 4, quelli della linea che ha fatto Elisa Piatti con il manico nero. Uso sempre la wall e vi faccio vedere passaggio per passaggio anche se non sapete disegnare. Cominciamo. Oggi faremo una parete grafica molto bella che potete utilizzare in qualsiasi contesto. Noi parisiani messo in una ciotolina così sono comodo, pennellino, e vi spiego il trucco. Quando partite a fare queste linee devono essere dritte ma non perfette, quindi cominciate a fare una linea. Poi fate quella vicino, più o meno alla stessa altezza. Ok, qua abbiamo il corpo della casa. Il tetto sarà al centro, quindi qui, e da qua facciamo scendere queste due linee. Alex, ma glielo facciamo vedere che se per caso è venuta male possiamo cancellare? Vai! Scusa, Però la Magic Wall è lavabile ed è questo il bello, nel senso che se non sono bravi come te e che sono all'inizio possono ripartire perché la base Magic Wall è lavabile e Magic Wall è lavabile, quindi è facile. Ma era un trabocchetto, adesso mentre io comincio a colorare tu vieni e me lo cancelli? No, una volta che asciuga non è più cancellabile ovviamente. Scusa, Ok, grazie. Cioè, pensate se adesso arriva e mi cancella tutto il lavoro che io sono arrivato a metà, io impazzisco. Quindi ripo. Quindi questa è la linea, l'altra me l'ha cancellata. Allora, ne facciamo un'altra, sempre dritta, che poi non è drittissima ma ci sta per lo stile, il mio puntino e qua vado a tirare delle altre linee, quindi ne tiro una qua e ne tiro una qua. Voi pensate che sia brutto, ma è quello che serve a noi. Deve sembrare quasi stile calligrafico. Adesso vado avanti prima che arriva e mi cancella tutto.
Quando fate una linea deve essere carico il pennello, non scarico, perché se il pennello è scarico una linea rimane così, che è tipo per fare il segno. Quando faccio la mia linea definitiva il pennello deve essere carico, quindi devo portare il colore in giro, piano, lentamente, la pelle deve strusciare sulla parete, quindi devo avere le mani pulite, e il pennello deve essere carico. Qua, che non è venuto carico, ci ripasso con dell'altro colore. Prima di fare finestre o altri dettagli, faccio i tetti con questa forma triangolare che sbordano un po', costruzioni dietro molto lineari, tetti magari in questo stile qua, e mixo le due cose, quindi vedete si può fare anche così, così, tutte forme semplici, fino a questa altezza più o meno, e adesso vado di nuovo a creare un'altra forma. Vedete qua c'è una forma grande, quindi magari avendo qui questa altezza e qua questa altezza del tetto la farò più o meno qua. Quindi tirerò una riga, cercando di essere abbastanza dritto, ma una riga che poi dopo andrò a ispessire, quindi vedete arriva lì, e un'altra vicino. Qui mi tiro una riga orizzontale, ok? E qua di nuovo faccio un altro tetto, magari questa volta il tetto che faccio è di nuovo a triangolo. Potete aiutarvi anche con una riga se volete, però l'effetto fatto a mano un po' impreciso è molto particolare. Quando fate queste linee pensate solo di non fare troppo fini, perché bisogna guardarlo da lontano. Da vicino sembreranno grandi, ma da lontano devono dare un'idea di linea. Quindi quello che vi consiglio io è provate, fate 2 passi indietro e vedete se vi piace. La prima mano di Dark Sand è bella asciutta. Ora faccio un lavaggio con il London Fumé, che è il mio grigio moderno, sulla scrivania. Mi serve poco colore messo in un cucchiaio di acqua e devo tenermi vicino un panno in microfibra brutto e umido. Faccio questo lavaggio molto disomogeneo, cercando di andare comunque in profondità e non solo in superficie. Questo mi porta ad avere un risultato molto bello, sembrerà quasi un mezzo cemento. Ricordatevi che nel frattempo asciuga, anche se dentro c'è parecchia acqua, quindi o siete molto veloci o iniziate a togliere prima, a sportare prima con il panno umido. Io vorrei farvelo vedere tutto insieme, quindi continuo. Ma sicuramente qua asciugherà nel frattempo, quindi mi raccomando, ricordatevelo anche per asportare in modo molto veloce sul piano per essere tutti quanti belli omogenei. Ho quasi finito. Se vedete che la prima parte è leggermente secca, mi raccomando, prima di iniziare ad asportare mettete ancora un goccino di colore inumidito con acqua. La fate di nuovo diventare più morbida e più facile da alleggerire. Con il nostro panno andiamo a lavorare la superficie. Mi raccomando, ricordate sempre che serve anche un secondo panno più asciutto che vi aiuti in questa lavorazione. Il panno umido asporta l'eccesso, mentre quello asciutto va proprio a rifinire, va anche a stabilizzare la tonalità. Ricordate sempre che non deve asciugare, quindi questa cosa qua la dovete fare o velocemente, oppure se asciuga troppo spruzzate, vaporizzate un goccino di acqua,
oppure ripassate semplicemente la vernice, ma non deve asciugare, altrimenti poi macchia troppo. Su questa scrivania, che sarà presumibilmente utilizzata da dei ragazzi che studiano o che comunque faranno i compiti, darò 2 mani di protettivo, voglio che sia proprio a prova di bomba. E sfrutto il fatto che sia un bel tavolo industriale e ha le zampettine già di ferro, guardate. Notiamo che in alcuni punti sono leggermente arrugginite, ma a noi va bene, a noi va benissimo. Cosa facciamo? Passiamo la spugna abrasiva in modo che si alleggerisce leggermente la ruggine già preesistente, tolgo solo la polvere e poi le lascio così perché passo il protettivo anche sulle gambettine e sono perfettamente in tema industriale. Quindi una cosa che sarebbe stata un problema per chiunque, per noi diventa una cosa a favore, un vero stile industriale. Cosa facciamo sul piano? Spugna abrasiva, sempre una 120, quindi un po' più della solita 100, e vado ad alleggerire leggermente il piano, in modo che in alcuni punti mi esca fuori la tonalità della pasta materica bianca e anche il dark sand. Delicatissimi, perché man mano che voi grattate vedrete che vengono fuori diversi livelli di anticatura, e noi non lo vogliamo fare neanche troppo anticato, pochino, perché l'effetto cemento deve comunque rimanere. Lo passo su tutta la superficie. Guardate, ora che passo il panno, vedrete che è uscito delicatamente fuori la tonalità di base, abbiamo fatto uscire fuori anche un po' lo stencil, mantenendo la matericità e l'effetto cemento. Uso il protettivo satinato diluito con il rullo a pelo medio. Perché? Perché rilascia una buona percentuale di protettivo, anche se io stenderò 2 mani. Sarà comunque molta la percentuale che rilascia, proprio perché voglio che sia ben protetto. Ricordate, questi nuovi rulli sono pazzeschi. Il pelo corto non rilascia troppo prodotto, ma non rilascia neanche segni, quindi è molto importante non tirarlo, proprio perché autolivella e fa diventare la superficie perfettamente vellutata. Il medio fa questo effetto qui, quindi bello, corposo, totale. E non dovete tirare, mi raccomando, guardate, è una carezza, deve appoggiarsi sulla superficie. Quando il rullo inizia a non avere più prodotto, basta, ci si ferma e si ricarica. In questo modo lui ha la motivazione principale per cui è stato creato, quindi si autolivella e non lascia segni. Invece il rullo a pelo lungo è perfetto perché con una passata tu proteggi al 100%, rilascia ancora più prodotto, rimane ancora più vellutato e fai veramente poca fatica. Lo consiglio anche a chi dipinge in verticale, quindi non in orizzontale, e quindi se hai una difficoltà maggiore anche nel far aderire la pittura. Sono 3 rulli pazzeschi, inutile dire che dovete scegliere voi qual è il vostro preferito, perché è anche una questione di manualità, di quanto schiacciate, di come sono le superfici. Provateli, sono stupendi. Continuo a usare sempre lo stesso pennello che è il 4 e vado a creare qui degli effetti per le tegole, qua degli altri effetti e qua le finestre. Quindi se io sviluppo un segno grafico, per esempio per le tegole, e faccio tutti questi rotondi, mi basta fare più o meno tutte uguali. L'importante è che la prima abbia poi, vedete, sempre questo motivo, quindi come se fossero un po' delle squame, no? Ma sono tegole e faccio questo lavoro. Non devono essere perfette, però se a livello grafico riesco a rispettare questa dimensione è molto piacevole. La parte sopra del tetto, qua in questo caso faccio delle linee in orizzontale semplici e lo risolvo così. Questo è il mio secondo tetto e vado a mixarli tutti e 2. Per le finestre invece faremo nelle parti piccole una finestra al centro, magari 1, 2. In quello grande invece faremo magari 2 finestre vicine. Quindi qua magari decido di fare queste finestre che sono rotonde e poi finiscono in questo modo. Cerco di farla al centro
e cerco di portare anche l'altra sotto vicino nella stessa posizione, ma spostata semplicemente più sotto, non deve essere perfetta, ma e anche una terza. Sono abbastanza soddisfatto. Ora divido semplicemente la mia finestra e faccio 3 linee, basta. Questo è quello che mi serve a livello grafico per fare queste 3 finestre. Cosa faccio solo? Le rifinisco ai lati. Perfetto, tutte così. Qui invece quella in orizzontale, perché ne facciamo 2, saranno 2 parti così. Lo stesso spazio più o meno me lo devo fare di qua. Devo solo mantenere qualche proporzione, ma non deve essere perfetta. E poi vado a fare questo, di nuovo questo e questo. Questa sarà la base per fare le mie altre finestre. Facciamo questi 2 mobiletti, che sono di un legno diverso da quello della camera da letto, dark sand, perché non vorrei avere un'ulteriore tonalità color legno in questa stanza. Quindi col dark sand, che è lo stesso colore della porta e della parete, andiamo ad unificare. Uso il rullo perché ci metto molto poco, faccio molto prima, ed Emma col pennello mi fa le angolature. La prima mano deve essere bella tirata, mi raccomando, non fate accumuli, non mettete troppo prodotto perché la prima mano è una base. Chissà se poi Alex mi farà felice e disegnerà qualche casettina anche su questo mobiletto. Speriamo che abbia tempo. Avrai tempo? Sì. Bravo. Ma mi asciughi un po' con il phon, così sì, velocizziamo. Abbiamo finito le linee, cominciamo questa piccola fase della colorazione con il giallo e il Royal Green, quindi con profumo d'Oriente sempre della Wall e di Royal Green, e un piccolo aiutante mi sta dando una mano a riempire tutte le parti. Quindi andiamo a riempire ogni tanto qualche zona con il colore, rimanendo anche abbastanza imprecisi perché è un po' lo stile che ci piace. Vero piccolo aiutante? Io sai che non voglio parlare, Alex, quando fai le cose tu. Mi sembra di intromettermi. Però, già che devo parlare, okay, posso prendere un pennello più piccolo per fare delle cose più piccole o vuoi che continuo con questo pennello qua? Mi piacerebbe questo per un motivo, perché il pennello ha il suo segno e tu usando un pennello grande così mi dai il segno che serve a me. Ecco perché. Ok, allora continuo. E stai anche facendo un ottimo lavoro, Diciamo che sono brava a disegnare come dimmi. No, sei promossa, sei promossa. Ti diverti, Alex, cosa mangiamo a cena? Non lo so, pizza, sushi, kebab. Io sono a dieta. Bagna cauda. Sono a dieta, bagna cauda. Anzi, vitello tonnato. Sai che a me piace il vitello tonnato? Me lo fai tu? Sì, dai. Ho chiesto ad Alex di fare delle casette, un po' di paesaggio anche su questo mobile. Primo perché secondo me questo all'epoca serviva ad altro, e secondo perché era tutta questa parte bianca che non si collegava alla stanza. Se lo fa bene, gli faccio vitello tonnato. Promesso, Promesso. Va bene, allora dai. Sempre lo stesso pennello usi? Sì, perché voglio che siano tutte e due
fratelli. Esatto, anche Non perché gemelli, io, eh? esatto, perché io avrei pensavo che il fatto che ci fosse una superficie più piccola, quindi case più piccole, avrebbero, diciamo, avresti preferito un pennello più piccolo, invece no, tu continui con lo stesso pennello, probabilmente Che è cambia il fatto di sé. segno, Certo. così almeno abbiamo la stessa immagine a livello di stile. Quindi ricordate sempre, il pennello non si cambia anche da muri a mobili perché sennò cambia il segno, cambia il tratto, è vero. Io forse avrei preso un pennello a punta, avrei sbagliato. Vado a finire il muro. Buon lavoro. Il martirio non è geloso, eh? No. Sapete che siamo solo amici, ci vogliamo tanto bene, ma lo chiamo sempre molto volentieri quando devo fare delle, diciamo, delle camere di questo tipo, comunque dei salotti, delle cose particolari, perché so che Alex è una garanzia. Grazie. Grazie a te. Fighissimo, e sono sicura che non avranno paura di testare e di provare. Magari non andate subito sul muro se avete un po' di ansia, prendete un vecchio cartone, una scatola, la aprite, la mettete al muro Sì. e provate così. No? Cosa potete sprecare? 10 grammi di vernice? Dopodiché progredite col lavoro e lo realizzate direttamente su parete. Poi è bello, nel senso basta aggiungere qualche dettaglio, magari non so, un gattino, un pantalone, una tovaglia, qua potete davvero sbizzarrirli. Quindi... Allora, non è difficile da rappresentare, lui vi ha parlato proprio di non perfezione, quindi anche se diciamo non siete così bravi a disegnare, è quasi il bello il fatto che non siano Sì. perfetti. Ovvio che l'unica cosa a cui bisogna fare riferimento sempre sono le proporzioni. Esatto. Non potete farmi il jeans più grande di una finestra, ecco, quello forse non sarebbe più proporzionato, giusto? Però è molto divertente. È divertente. Provateci. Adesso io saluto Alex perché questa puntata non è finita, devo ancora fare tutte le finiture del mobile, finire un po' la scrivania, sistemare un po' di cose e quindi tu non la vedrai finita, la vedrai in foto o nel tutorial. Io scappo, un sacco di cose da fare. Ciao, Alex. Ciao. Bravo. Io continuo, devo ancora proteggere i mobiletti di Alex, un sacco di roba da fare. Abbiamo già tolto quasi tutte le maniglie, ma ne resta ancora una e vi faccio vedere come si fa. È molto semplice. Solitamente queste maniglie hanno delle classiche viti che entrano dentro la maniglia. Voi le svitate e poi colorate la maniglia a parte. Non fatelo qua perché comunque si rischia di macchiare la lentina. Serve veramente poco tempo. Cosa facciamo noi adesso? Andiamo qua su un cartone, lo buchiamo da un lato come abbiamo fatto qua in modo che la maniglia si possa girare e colorare anche sotto. Avvitate un pochino in modo che la maniglia sia dritta e siete a posto. In questo modo coloriamo la maniglia da dritta e non la sbaviamo. Che colore usiamo, Emma? Usiamo il Dark Sand. Perfetto. Pennellino, usiamo questo qua e andiamo con Magic Paint pura a fare questo. Quindi a colorarci bene 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 tutte le maniglie. Partite dal di sotto quando fate le maniglie, così nella parte superiore poi non avrete problemi. Se le colorate bene, non sono da cambiare, si risparmia, si ottimizza, ma soprattutto durano tanti anni. Facciamo così, poi la mettiamo qua così e col pennellino continuiamo. Emma, senti, sei continuato con le maniglie? Sì. Io nel frattempo inizio con i bordi del letto blu, perché li facciamo tutti Dark Sand. Abbiamo già colorato le maniglie, stanno venendo benissimo, e faccio anche lo stesso lavoro con la testata e la pediera. Perché? Perché voglio togliere via questo blu che non mi fa impazzire, renderla più naturale. Ovviamente mettendo il Dark Sand sulle maniglie, colorando anche questa barra e colorando il Dark Sand nella parte iniziale e finale del letto, sarà tutto quanto molto miscelato. Uso sempre il pennello 30 per andare, diciamo, un pochettino di più nelle insenature e poi vado di rullo, perché il rullo mi aiuta ad avere una coprenza pazzesca. Quindi io con il mio pennello 30 faccio questo lavoro qui, mi sono messo già un cartone sotto per non sporcare, vado bene nelle insenature, anche qua, e poi con il rullo, guardate quanto è facile, ho preso il rullo a pelo medio e guardate, 2 mani di colore, una mano di protettivo e sarà perfetto per tantissimi anni. Siamo arrivati agli ultimi ritocchi. Emma sta passando il protettivo sulle maniglie. Il protettivo sulla porta l'abbiamo già dato? Sì. Quindi anche la porta è stata colorata con Dark Sand e protetta.
Finiamo di passare il protettivo sugli ultimi dettagli, sulla barra, sulla pediera e sulla testata, e poi rimontiamo tutto e cerchiamo di capire se togliendo questo blu un po' pesantino siamo riusciti a ottenere un ambiente bello leggero e omogeneo. Stendo il protettivo, sempre a rullo, protettivo satinato diluito del 20%, e col pelo medio del nuovo rullo faccio veramente pochissima fatica perché il rullo scivola con una bellezza e uso anche molto poco prodotto. La stesura è bella, vellutata, liscia. Ovviamente puoi prendere il prodotto dove lo hai appoggiato all'inizio per poi stenderlo anche in altri punti e lisciare alla fine. Puoi anche stenderlo così, con la pennellata rullata, incrociata, e alla fine modellare in modo che non ci siano segni. Stendiamo ancora bene qua. Ora guardate, liscio, e voilà, ho una superficie perfetta. Vi assicuro che nel momento in cui asciuga si autolivella e non si vedono segni. Posso passare anche sulle parti un pochettino più alzate come queste, perché tanto il pelettino va anche in profondità, e con il rullo faccio tutto. Finisco e vi faccio vedere com'è la stanza. Anche questo restyling È finito. Allora, questa cameretta adesso sarà assolutamente personalizzabile, perché abbiamo messo due colori neutri, che sono il Dark Sand e il Royal Green, che sono due colori che possono andare bene per maschi, per femmine, più piccoli, tipo i miei di 8-10 anni, un po' più grandi, 15-16 anni. Diciamo che è una camera abbastanza personalizzabile. È ovvio che abbiamo voluto dare comunque un'impronta stilistica, perché per noi semplicemente ricolorarla non era fattibile. Però adesso è bella, leggera, il mobile è neutro, quindi abbiamo tolto via questo blu perché non ci piaceva, non voglio additare al fatto che sia blu maschile piuttosto che femminile, è che secondo me adesso è proprio più moderna e leggera. Sì. Abbiamo anche ricolorato la testata e la pediera perché erano proprio rovinate, quindi dopo che abbiamo stuccato abbiamo dovuto ricolorare. Qualche dettaglio Alex ce l'ha messo anche sui mobili, e sono molto molto felice perché una volta che poi la persona che verrà a abitare metterà i quadri e tutto quello che serve, sarà veramente perfetta. Proprio personalizzabile. Sì. Dettagli? Qualcosa che vuoi dire? Qualche difficoltà che hai notato? Il consiglio che possiamo dare a casa è comunque quello di dipingere in un ambiente asciutto e aspettare i tempi giusti. Esatto, perché l'abbiamo dovuto fare veramente molto in fretta, abbiamo accelerato molte cose con il phon o con le stufette. Chiaro è che se dipingete a gennaio-febbraio dovete farlo, va benissimo, ma tenete i riscaldamenti accesi. Prima mano il primo giorno, seconda mano il giorno dopo, così si va bene. Esatto. Soprattutto quando avete una motivazione forte come la nostra, di dover fare in fretta, tipo quando doveva arrivare Alex, ma avevate una parete con 2 tonalità, stuccata, un po' azzurra, un po' bianca, un pasticcio. Se avessimo avuto 2 giorni pieni per fare le pareti sarebbe stato perfetto. Quindi niente fretta e fidatevi di quello che vi diciamo, perché la Magic Wall attacca su tutto, va bene senza fondo, anche se avete pareti appena rasate, pareti in cartongesso ovviamente rasate e stuccate, non servono fondi. Salutiamo? Sì. Al prossimo restyling, ma ricordate che Magic Paint e Magic Wall non si trovano su Amazon, ma si trovano solo sul sito ufficiale italiano che la rivende, che è il sito www.elisirhome.com, ma solo se volete comprare online, perché se volete andare da un rivenditore c'è il sito magicpaint.it con dei bravissimi rivenditori suddivisi per regione. Cercate quello più vicino a voi o quello che preferite, quello più simpatico. Ciao! Ciao!